Ciao amici, finalmente ci siamo. È giunto finalmente il giorno della nostra prima gara. Ora chiudetevi la visiera con me e restate incollati allo schermo, perché in questo episodio ne capiteranno veramente di tutti i colori. Ci siamo, sono le 8 meno un quarto e oggi è il 13 ottobre, il che significa che oggi è il giorno della mia prima gara in go-kart in Italia su KZ. In realtà mi sono svegliato di soprassalto pensando tipo di fare un pit stop nella gara dove montavo le gomme sbagliate. Vabbè, è un incubo. Comunque sono veramente terrorizzato. Siccome è un giorno speciale volevo per prima cosa cogliere l'occasione di ringraziarvi tutti. Questa settimana abbiamo raggiunto un traguardo che per me è molto importante, anche se su YouTube è piccolo, che è quello dei 100 iscritti. Quindi grazie. Grazie per guardare i miei video, grazie per commentare, grazie per tutti i mi piace e soprattutto per iscrivervi. Ovviamente più seguito ci sarà, più la qualità dei video aumenterà e magari speriamo anche la quantità. Quindi grazie a tutti veramente di cuore, perché per me è molto importante. Ora, ciancia alle bande, cerchiamo di far passare questa paura e andiamo in pista. Mi stavo dimenticando di fare una cosa fondamentale, che è prendere l'acqua. Allora, siccome io in pista bevo veramente tanto, tipo, non so, 15 bottigliette, e sto spendendo più di bottigliette d'acqua che quasi di benzina, visto che le pago €1, mi sono comprato questa borraccia qua, che è una bomba. È una bomba. Questa tiene il freddo per tipo 24 ore e il caldo per 12. È una borraccia termica, l'ho pagata, sembra, €12 su Amazon. Se volete vi lascio il link qui sotto dove l'ho presa. La uso anche tantissimo al lavoro. Io ho solo fatto l'errore di prenderla da mezzo litro, quindi finisce abbastanza in fretta. C'è anche la versione da 750 ml che vale veramente la pena. Vi lascio il link in descrizione. Allora amici, siamo arrivati alla pista qui di Moncalieri, c'è ancora un po' di nebbia. Subito di fianco alla pista c'è il Po, quindi mi sa che dovremmo aspettare un po'. Che tristezza. Tra l'altro, non so se state notando, io non sono capace di stare seduto a gambe incrociate. Cado da tutte le parti, è una cosa che non sono mai riuscito a imparare, è terribile. Comunque, la giornata si svolgerà così. Ci saranno 10-15 minuti di test, al termine dei quali ci sarà una sessione di qualifiche da 15 minuti e poi gara 1, la prefinale, e gara 2 sarà la finale vera e propria. Oggi, oltre alla New Entry, che è la categoria dove corriamo per la prima volta io e Alessandro, ci sono altre 4 categorie. Una è la 60 mini, una è la Pro, dove corrono i piloti che hanno già corso una volta qui a Moncalieri, quindi sono più veloci rispetto ai piloti della New Entry. L'altra è la Over, per i piloti ormai non più giovanissimi, e l'ultima è la Top, dove corrono i piloti più veloci. Ah, sei carico? Sì, tutto. Adesso sono in sessantini in pista. Fra 8 minuti ci siamo noi, mi devo vestire. Guardate che figa la tuta di Ale nuova. E bon, io vado a vestirmi che... Ok, ci siamo vestiti. Ora il turno delle quali libere. Michele sta finendo di sistemare il mio mezzo. Com'è, va forte oggi? Tanto abbiamo una gomma che perde pressione. Quale? Questo. Ottimo. E dopo questa bellissima notizia mi metto il casco che fra 5 minuti dobbiamo entrare, anche se la gomma perde pressione. L'ho chiusa io. Niente ragazzi, a quanto pare sta perdendo una valvola. Dobbiamo affrettarci, proviamo a mettere un tappino, io li ho. Porca trota. Vediamo se li trovo. 125 New Entry. Eccoci. Toni, Morocutti, Gianatano, Monticone, Gallo e Racca. Pista Via, aperta via, per via, voi, via. 10 minuti di prove libere. Beh, non è niente di che, però Ti tocca a terra. continuo a toccare il torno dei minuti, mi strano. Vedi che esce Ma di voi è uscito il tampone. Non può essere un video di Gabba 380 se non succede qualcosa di male al kart.
Abbiamo perso la pancia a destra, nel senso persa, è uscita e toccava a terra. Adesso Michele sta cercando di sistemarla, vediamo come va. Allora a breve partiamo con la qualifica della KZ Entry. Adesso sono i ragazzi sui 60. Mi rilasso un po', ci vediamo dopo, ci vediamo in pista per la qualifica. Quindi i primi 2 giri sempre piano, il terzo giro queste rendono al massimo, quindi devi fare tra le virgole il giro della morte, speriamo di no. Quindi devo riuscire a scaldarle nei primi 2 giri. Esatto, considera che i primi 500 metri ti sembra di guidare sulle uova. Ok, quindi terzo e quarto giro è il giro buono dove rendono più, ok? Bene, semplice Gabriele, scalda bene le gomme per 2 giri e poi via, giù a cannone al terzo giro quando le gomme rendono il meglio. Ok, primo giro, non facciamo danni, andiamo piano e portiamo le gomme a temperatura. Secondo giro, aumentiamo il polpasso. Ok, ora le gomme e i freni sono caldi. Io mi lancio. Cavolo, Michele aveva veramente ragione, queste gomme sono veramente incollate all'asfalto adesso. Ma no, cos'è? Ma no, è una bandiera gialla, ma che sfiga! Devo portare il giro buono, ma proprio ora! Niente, dai, rilanciamoci. Ma c'è ancora bandiera! Ma quanto ci vuole? Ok, intanto il tempo però continua a passare e inizia a scarseggiare. Io devo completare un giro, ora mi rilancio. E che palle, traffico! E niente, siamo veramente agli sgoccioli di questa qualifica. Non importa adesso che le gomme non siano più al top, ma devo chiudere almeno un giro lanciato. No, troppo conservativo. E niente, ho paura di commettere un errore e di non riuscire a chiudere neanche un giro lanciato. Sto guidando male, sto guidando male. Allora, qualifica completata. Mix di emozioni perché comunque era la mia prima qualifica. Il risultato ok, nel senso che hanno deciso di dividere la classe New Entry in 2 batterie perché la pista è piccola ed eravamo in tanti. Ho fatto il terzo tempo nella mia batteria, un 42,6. Diciamo come avete potuto vedere i primi giri ho avuto difficoltà perché c'è stata una bandiera gialla proprio qui, su questa curva qui, che mi ha impedito di sfruttare al meglio la gomma nuova. Non lo so, il computerino ha preso un 42,3 da qualche parte, quindi sarei lì a giocarmela tra il primo e il secondo. Però qui è il transponder che comanda. Questa gara io la voglio vincere e farò di tutto. Ovviamente non voglio neanche fare cose stupide perché è la mia prima gara e siamo qua per divertirci, quindi l'importante è portare a casa il kart salvo e divertirci. Questo è sempre molto importante, c'è molta gente che spesso nel motorsport se lo dimentica. Va bene raga, partiamo terzi. Davanti a me ci sono Giarratano in pole position e Racca. Subito dietro Monticone, Gallo e in ultima posizione Alessandro, che poverino ha avuto 1 milione di problemi in qualifica. Le partenze da fermo non le ho mai provate per bene, quindi non so cosa potrà succedere. Mi ha spiegato Giovanni di arrivare in griglia inserendo la folle e tirando la frizione, in modo che la frizione non si incolli prima della partenza. Quindi ok, arrivo in griglia, frizione,
folle, e rimetto la prima solo quando vedo che siamo per partire. Frizione, folle. Beh dai, lo proviamo adesso nel giro di formazione e vediamo come va. No, ero in prima, cosa ho fatto? Sono spento ancora prima di partire. Mi sbraccio in tutti i modi per far capire che c'è qualcosa che non va. Oh, mi vedi? Sono qui, aiuto. Ah, perfetto, mi dai una spinta tu. Ok, non è successo niente. Ripartiamo. Grazie. Ok, scaldiamo bene sia le gomme che i freni. È vero che le gare non si vincono al primo giro, ma di sicuro arrivare con le gomme e i freni freddi alla prima curva non è di certo quello che voglio fare alla mia prima gara. Cerco di inserire il kart in maniera abbastanza aggressiva in curva per scaldare bene le gomme davanti. Ci siamo. Ci siamo. Ora non posso più sbagliare. Ora se il car mi si spegne è finito. Frizione, folle e speriamo in bene. Via, partiti! Ma come è partito Monticone? È un missile! Ah, alla grande, siamo usciti dalla prima curva senza danni. Ora devo andare a recuperare Monticone. Dai che è vicino, dai che è vicino. Ce l'ho lì. Ah, lui chiude sempre molto bene l'interno. Dai, ora mi butto! Vai così, ora sono secondo, ora vado a recuperare Racca. Che staccata che mi ha tirato! Bravissimo. È un bel combattimento, ma dobbiamo ricordarci che il primo sta scappando. Ci stiamo davvero divertendo, però ci stiamo dando anche molto fastidio a vicenda. Devo superarlo subito. Ok, sono uscito meglio, però non posso appoggiarmi su questo rettilineo, è troppo pericoloso. Aspetterò il prossimo rettilineo. No, ho lasciato la porta aperta e si è infilati già il ratano. Niente, non ha senso fare una bagarra a tre adesso. Aspetto che si diano fastidio a vicenda come facevamo io e Monticone e provo ad approfittarne. Eccomi, sono vicino. Ora ritardo la frenata, giro il kart e provo a passarli in trazione. Ah, sì, 2 in una curva, sì. Sono secondo. Ora testa bassa e andiamo a prendere Racca, anche se ormai non lo vedo quasi più. Dai, bene, li sto lasciando indietro. Sto trovando il mio ritmo. No, cosa ho fatto, raga?
Cosa ho fatto? Non ci credo. Cosa ho combinato? Al terzo giro. Niente. Mi sono lasciato prendere dall'emozione. Sono uscito leggermente largo dal tornante e la ruota è finita 2 centimetri, 1 centimetro oltre l'asfalto. E lì l'asfalto e l'erba non sono sullo stesso livello e una volta che metti giù la ruota lì ti scaraventa via come una fionda. Non c'è niente che puoi fare, sei un passeggero. Ovviamente non c'è bisogno di spiegarvi quali emozioni abbia provato dopo l'accaduto. Se da una parte ero incavolato per l'errore commesso, devo dire che dall'altra parte sono tornato molto soddisfatto di essermi veramente divertito in quella gara, e quando sono sceso dal kart, anche se c'è stato l'incidente, avevo un sacco di emozioni positive. Comunque, nella mia batteria Racca ha continuato la sua cavalcata andandosi a conquistare una meritatissima vittoria. Subito dopo di lui sono arrivati Giaratano in seconda posizione e Monticone in terza. Alessandro si è dovuto, ahimè, ritirare ancora per un ennesimo problema meccanico negli ultimi giri di gara. Nella seconda batteria della entry, Bonino, Cavaliere e Guzzetti finiscono davanti, andandosi a conquistare nell'ordine le prime 3 posizioni di partenza nella finale. Nella 60 Borri vince di misura su Notario e Barletta. Grosso, sfortunatissimo, perde un tubo del carburatore a metà gara ed è costretto a ritirarsi. Nella over Montella, Correale e Pozzati finiscono davanti a tutti, mentre nella Pro la vittoria se la aggiudica Giordanino. A chiudere la top con Giovanni che vince la prefinale davanti a Pernisi, Balbo e Trotta. Che dire, la voglia di vincere è comunque forte e nella finale ce la metterò tutta. Da una parte c'è la voglia di salire sul podio, dall'altra c'è la paura di commettere un altro errore stupido e guardare anche la finale dal prato. I miei avversari però sono davvero forti. Giaratano è velocissimo e in gara 1 mi ha sorpreso all'interno quando meno me lo aspettavo. Monticone si è dimostrato un avversario temibilissimo, molto pulito ma anche con i nervi d'acciaio. Ho già dimostrato di avere il passo e di poter girare sui loro tempi. Il problema è che stavolta dovrò prima andare a prenderli. Per la finale infatti partirò dall'ultima posizione in griglia e sarà fondamentale avere una buona partenza e posizionarsi al meglio in curva 1. L'unica cosa positiva che mi porto dalla prefinale è che la paura della gara è svanita. Ora non ci sarà più la mano sulla frizione che trema, ma ci sarà solamente il coltello tra i denti e il piede molto pesante sul gas.